Ciao a tutti! In questo tutorial vi voglio spiegare come realizzare questo calzino. È creato con delle paillette inserite nella lavorazione che formano una specie di cavigliera, secondo me molto carino da indossare con le sneakers. Comunque, è realizzato con la tecnica toe up, quindi lavorato dalla punta fino alla caviglia, chiaramente con i ferri circolari su misura e senza cuciture. Per tutte le tecniche che comunque vi spiego durante il video, trovate qui sopra e nel box informazioni tutti i link ai video dedicati, ma adesso andiamo a vedere cosa ci serve per realizzarlo. Per iniziare abbiamo bisogno del filato. Io ho scelto questo che è il Patti di Tessiland, è composto dal 25% di lana merinos, il 75% di acrilico top quality e in 100 grammi ci sono circa 400 metri. Qui consiglia di lavorarlo con i ferri che vanno dal 2,5 al 3,5, ma io per avere la tensione corretta di 26 maglie in 10 cm devo utilizzare i ferri in numero 3. Come al solito vi dico di fare anche voi un campione di 10 cm x 10 cm minimo e verificare con quale numero di ferri avete la tensione corretta. Inoltre ci serviranno delle paillette, questi sono da 20 mm di diametro, dei marcatori a lucchetto, dei marcatori ad anello, un contagiri, un ago da maglia e un metro da sarta. Ma adesso iniziamo con le spiegazioni. Per prima cosa dobbiamo andare a prendere le misure del piede. Quindi la prima misura è quella della punta, che per me corrisponde a 5 cm. Questa è una misura lineare, non è una circonferenza. La seconda misura è quella della pianta del piede, questa volta è una circonferenza e per me è di 20 cm. Poi dobbiamo andare a prendere l'altezza del collo del piede, anche questa è una misura circolare e quindi per me è 23 cm. Poi abbiamo bisogno anche della lunghezza del piede, questa è una misura lineare, per me è 24 cm e infine l'ultima misura è quella della caviglia, anche questa è una circonferenza e per me è di 21 cm. Vi spiego subito una cosa. I piedi chiaramente non sono tutti uguali, io ho un piede piuttosto affusolato, però ad esempio mia figlia ha una punta piuttosto squadrata, quindi questa misura per lei è molto più grande. Questo ve lo dico perché in base a quante maglie noi dobbiamo avviare per la punta, dobbiamo poi fare degli aumenti per arrivare alla pianta del piede. È chiaro che se una punta più sottile, per arrivare a questa ampiezza dovrò fare più aumenti, ma se io ho una punta più larga ne dovrò fare di meno. È per quello che io vi dico prendete bene queste misure, non sono per tutti uguali, perché proprio dipende anche dalle vostre misure, da come è fatto il vostro piede, ecco che dipendono anche il numero di aumenti che noi dobbiamo andare a fare per arrivare alla pianta del piede. Se non sapete o non avete la possibilità di avere le misure del piede perché magari le fate per un'altra persona, ci sono online delle tabelle che in base al numero di scarpa che si porta, ecco che poi danno tutta questa serie di misure. Semmai se ne trovo qualcuna affidabile ve la metto magari come link nel box informazioni. Ma adesso andiamo a fare i calcoli e le proporzioni per sapere quante maglie dobbiamo avviare. Quindi adesso andiamo a fare i calcoli per sapere quante maglie devo avviare per la mia punta del piede che risulta di 5 cm. A dire la verità è poco meno di 5 cm, quindi io arrotonderò per difetto. E come facciamo? 5 cm per 26, che è il numero di maglie che io ho in 10 cm nel mio campione, diviso 10 e mi dà 13. In realtà, come vi ho detto, io ce l'ho leggermente più piccola, quindi arrotondo a 12 maglie. Questo numero deve essere comunque un numero pari, quindi o arrotondate per difetto o arrotondate per eccesso. Poi la seconda proporzione che vado a fare è quella della pianta del piede, quindi 20 cm per
26, che è sempre il numero di maglie che ho in 10 cm nel mio campione, diviso 10 e mi dà 52. Quindi io so che devo avviare 12 maglie e poi fare degli aumenti fino ad arrivare a 52 maglie. Per avviare le maglie utilizzo il metodo alla turca. Vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video dedicato. Inizio con un cappietto, ok? Questo mi serve solo per tenere fisso il filo e poi il ferro col cappietto lo tengo verso di me, unisco i due ferri, quindi li metto vicini e inizio ad avvolgere i due ferri per 12 volte. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Metto le maglie tutte vicine, le tengo ferme, sfilo il ferro verso di me e inizio a lavorare, aspettate perché mi si è incastrato, ok, perfetto, e inizio a lavorare queste prime maglie a dritto normalmente, quindi 1, mi avvicino così vedete meglio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. A questo punto rimetto tutti e due i ferri vicini, li ho girati, vedete adesso questa volta il cappietto è nel ferro più lontano da me. In questo momento ho lavorato metà giro, sfilo come ho fatto prima il ferro vicino a me e lavoro anche da questa parte a dritto normalmente, non lavoro il cappietto, questo lo tengo solo, come vi ho detto, per fermare il mio filo. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 e così ho completato il mio primo giro. A questo punto posso disfare il cappietto e iniziare con gli altri giri. Quindi segno sul contagiri che ho fatto il mio primo giro e poi procedo con il secondo come ho fatto prima, quindi lavorando a dritto normalmente. Vedete, io sto utilizzando la tecnica del Magic Loop. Se non conoscete questa tecnica vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video dedicato. Vado avanti così e lavoro anche il mio secondo giro. Bene, ho finito anche il secondo ferro e adesso nel terzo ferro faccio il mio primo giro di aumenti. Io aumenterò in questa maniera: 2 ferri senza aumenti e nel terzo faccio gli aumenti e poi ancora 2 ferri senza aumenti e nel terzo faccio gli aumenti, quindi aumento ogni 3 ferri fino ad arrivare ad avere il numero di maglie della circonferenza della pianta del piede, che nel mio caso sono 52 maglie. Io però, come vi ho detto all'inizio, ho il piede molto affusolato. Se voi dovete aumentare
nel giro di breve tempo, anziché aumentare nel terzo ferro, potete aumentare anche nel secondo ferro, quindi fare un giro senza aumenti e un giro con gli aumenti, un giro senza aumenti e un giro con gli aumenti. Lì dipende proprio dalla vostra forma del piede. Adesso comunque vi faccio vedere in che modo si aumenta. Sfilo il ferro vicino a me, lavoro la prima maglia a dritto normalmente. Poi, per ricordarmi, metto un marcatore e adesso faccio l'aumento intercalato verso destra. Quindi sollevo il filo che unisce le due maglie, lo prendo da dietro e lo lavoro a dritto normalmente. Poi lavoro tutte le altre maglie a dritto fino alla penultima. Alla penultima dovrò fare un altro aumento intercalato, questa volta verso sinistra. Adesso ve lo faccio vedere. Ok, ecco qua, penultima maglia, quindi aumento, sollevo il filo che unisce le due maglie, lo prendo dal davanti e lo lavoro a dritto ritorto, così, prendendolo dal dietro. Poi metto un marcatore e lavoro a dritto l'ultima maglia. Stessa cosa faccio anche dall'altra parte, perché vi ricordate, noi non abbiamo finito il giro finendo questo pezzettino di ferro, ma dobbiamo farlo completo. Quindi sposto le maglie, tiro fuori il ferro vicino a me, faccio la stessa cosa, lavoro la prima maglia normalmente, metto il marcatore e faccio l'aumento intercalato verso destra, quindi lo prendo da dietro e lo lavoro a dritto normalmente. Aspettate che ve lo faccio vedere da vicino, prendendolo così, dritto normalmente. Lavoro tutte le maglie normalmente a dritto fino alla penultima. Arrivo, ragazze. Ok. A questo punto faccio l'aumento intercalato verso sinistra, quindi prendo il filo che unisce le due maglie, lo prendo dal davanti. Aspettate che ho preso un filetto che non c'entra, ok, lo prendo dal davanti e lo lavoro a dritto ritorto. Quindi io faccio il giro della morte in questa maniera, ma voi potete anche direttamente infilarlo così dal dietro. A questo punto metto il marcatore e lavoro l'ultima maglia a dritto e ho finito il mio terzo giro, che è appunto un giro di aumenti. Adesso vado avanti, come vi dicevo, fino ad arrivare al numero di maglie corretto per la circonferenza della mia pianta del piede. Ok, io ho finito tutti i miei aumenti, sono arrivata all'ampiezza della mia pianta del piede e quindi adesso vi spiego come fare il motivo a coste scambiate. Però prima vi do due consigli, voi applicateli fin da subito. Il primo consiglio è quello di mettere in corrispondenza dell'inizio del giro un marcatore, non importa se lo mettete proprio qui all'inizio o un pochino più in giù, dove non vi dà noia fondamentalmente, ma dalla parte dove c'è l'inizio del giro, in questo modo, in maniera che sapete sempre se siete appunto nel ferro d'inizio oppure a metà giro. Un altro consiglio è quello di mettere sul cavo un altro marcatore, in modo che tutte le volte che dovete provare la calza fate così, tirate i ferri, fate scorrere il lavoro sul cavo, vi provate la vostra calza, verificate come va e poi, senza dover ricontare le maglie per dividerle a metà, basta tirare il marcatore e far riscorrere le maglie sui ferri in questa maniera, e così è molto semplice e veloce. Ma adesso andiamo a vedere come si lavorano le coste scambiate.
Il motivo a coste scambiate si lavora su un multiplo di 4 maglie più 2. Quindi cosa dovete fare? Per prima cosa dovete andare a contare quante maglie avete sulla parte davanti della calza, quindi la metà delle maglie totali della calza, da qui a qui. Per me sono 26, quindi vado a segnarmi 26. A questo numero devo togliere 2 perché, come abbiamo detto, il motivo è multiplo di 4 più 2, quindi togliamo i 2. Le rimanenti maglie bisogna verificare che siano divisibili per 4. Io ho 24, quindi diviso 4 mi dà 6, un numero pieno, quindi ok. Io posso lavorarlo perfettamente iniziando dalla prima maglia e arrivando all'ultima. Se invece voi, anziché avere 26 maglie, ad esempio ne avete 28, cosa vorrà dire? Che avete 2 maglie d'avanzo e queste maglie le lasciate una all'inizio e una alla fine, semplicemente, e poi iniziate il motivo. Comunque adesso vi faccio vedere appunto come si lavorano le coste scambiate. Questo punto si lavora su 12 ferri, quindi un multiplo di 12 ferri. Nel ferro 1, 2, 3 e 4 si lavora a coste 2 a 2, quindi 2 dritti e 2 rovesci, finendo il punto con 2 dritti. Nel ferro 5 e 6 si lavorano tutte le maglie a dritto. Nel ferro 7, 8, 9 e 10 si lavorano invece a coste 2 a 2, ma iniziando con 2 rovesci, 2 dritti, 2 rovesci, 2 dritti, e si finisce con 2 rovesci. Nel ferro 11 e 12 invece si lavora tutto a dritto. Ok, partiamo. Quindi questo è il primo ferro del motivo, ma come vi ho detto, il primo, il secondo, il terzo e il quarto si lavorano tutti nella stessa maniera. Devo iniziare a lavorare a coste 2 a 2 iniziando con 2 dritti, quindi 1, tolgo ecco questi marcatori ad anello che mi servivano per gli aumenti, tanto non mi servono più, 1, 2 dritti e 1, 2 rovesci, 2 dritti, 2 rovesci. Ok, adesso devo fare i 2 dritti finali, quindi 1, tolgo il marcatore che non mi serve più, 2, come facciamo solitamente per il Magic Loop, passo le maglie dall'altra parte. Questo è il retro del calzino, quindi la pianta del calzino, chiaramente questa va lavorata tutta a dritto perché il punto a coste lo facciamo solo sul davanti, non sul retro, quindi qui lavoriamo tutto a dritto fino alla fine del ferro. Ho lavorato i primi 4 ferri a coste 2,2 partendo con 2 dritti e finendo con 2 dritti nella metà della calza, chiaramente davanti, e adesso il ferro 5 e il ferro 6 lavoro completamente tutto a dritto normalmente. Ok, adesso il ferro 7, 8, 9 e 10 lo lavoro scambiando le coste, quindi se prima ho iniziato con 2 dritti, 2 rovesci, 2 dritti, 2 rovesci, 2 dritti e ho finito con 2 dritti, adesso faccio il contrario, inizio con 2 rovesci, poi 2 dritti, 2 rovesci, 2 dritti, 2 rovesci e finisco con 2 rovesci. Quindi parto subito con 2 rovesci. Okay. 2 rovesci, 2 dritti, 2 rovesci, 2 dritti e finisco con 2 rovesci. Il ferro 11 e 12 lo lavoro completamente a dritto. Proseguo col punto a coste scambiate fino ad arrivare
proprio al punto C, al collo del piede. Chiaramente di volta in volta lo devo provare, perché diciamo che all'incirca qui e qui dovrò magari andare a fare degli aumenti appunto per arrivare a questa circonferenza. Quindi provatevi il calzino e vedete quando dovete aumentare. Bene, sono arrivata all'altezza corretta, quindi fino al collo del piede. Adesso lavoro questa parte davanti sempre a coste scambiate e poi nella metà del retro vi faccio vedere come si esegue il tallone. Adesso dovete andare a contare quante maglie avete per il retro del calzino. Nel mio caso sono 26 maglie. Questo numero va diviso in 3. Se io divido 26 diviso 3 mi dà un numero con la virgola, quindi cosa devo fare se non ho un numero perfettamente divisibile per 3? Avere la parte di sinistra e la parte di destra col numero di maglie uguali, questo è l'importante. La parte centrale può averne o di più o di meno. Nel mio caso avrò 9 maglie, 8 maglie centrali e 9 maglie. Per non confondermi metto dei marcatori a lucchetto, quindi conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, metto il marcatore. Scusate, ma mi sono fatta male al dito e non ho più la sensibilità perché ho questo cerotto. Poi ne ho 8 centrali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e chiaramente 9 finali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Perfetto. A questo punto vado a lavorare a ferri accorciati per fare il tallone a boomerang o a clessidra. Nel primo ferro lavoro tutto a dritto fino alla fine. 24, 25 e 26. Perfetto. Ho finito la parte del retro. Adesso cosa facciamo? Giriamo il lavoro, quindi siamo sul rovescio. La prima maglia non la lavoriamo, ma la passiamo a rovescio col filo davanti in questa maniera e poi tiriamo il filo dietro e lo riportiamo davanti per proseguire a lavorare a rovescio. E anche qui andrò a lavorare fino alla fine di questa metà del ferro, della parte retro. Chiaramente lavoro a rovescio. Ok, ho finito anche il rovescio e giro, mi ritrovo sul davanti, o meglio sul davanti, sul dritto del lavoro, non sul davanti, scusate, sul dritto del lavoro. Quindi cosa faccio? Con il filo davanti ripasso la prima maglia a rovescio senza lavorarla, tiro il filo sul retro e proseguo a lavorare a dritto, però lavoro a dritto fino alla maglia normale, tra virgolette, cioè qui abbiamo fatto il German short row, il ferro accorciato. Ecco, io lavoro fino alla penultima maglia perché nell'ultima ho il German, ho fatto il ferro accorciato e quindi non la lavoro. Lavoro tutta questa metà del ferro tranne la maglia col ferro accorciato. Ecco qua, questa appunto è la maglia col German. Sembra, vedete, che ci siano due maglie, in realtà è una. Non la lavoro, giro, passo col filo davanti la prima maglia senza lavorarla, tiro il filo sul retro, lo ripasso sul davanti e proseguo a lavorare a rovescio, anche qui fino all'ultima maglia normale. Quelle appunto con il ferro accorciato non le lavoro mai in questa prima fase. Ok, vedete, questo è l'altro ferro accorciato, non lo lavoro e giro. Questa volta mi trovo sul dritto, quindi filo davanti,
passo la prima maglia senza lavorarla, porto il filo sul retro e proseguo a lavorare a dritto fino all'ultima maglia, come abbiamo detto, normale, cioè quelle con i ferri accorciati adesso sono diventate 2, non le lavoro, le lascio lì. Quindi vado praticamente avanti e indietro a lavorare, lavorerò sempre meno maglie, quindi ci saranno sempre più maglie con i ferri accorciati, fino a che mi rimarranno tutte le maglie con i ferri accorciati sia a destra che a sinistra, tranne quelle centrali. Ok, l'ultima maglia da lavorare, eccola qui, giro, porto il filo sul davanti, passo a rovescio senza lavorarla, porto il filo sul retro e adesso, come potete vedere, tutte le maglie esterne a questi due marcatori, sia da una parte che dall'altra, sono, diciamo così, doppie, perché sono state lavorate con i ferri accorciati. Quindi adesso cosa faccio? Lavoro tutto il giro, cioè finisco di lavorare il giro. Adesso vi faccio vedere. Queste chiaramente sono lavorate a dritto normalmente. Ok, passo il marcatore, ecco, e mi trovo a lavorare, perché la fine giro è qui, mi trovo a lavorare tutte queste maglie con i ferri accorciati. E come le dobbiamo lavorare? Prendendo due, vedete, lavorandola normalmente a dritto, ma prendendo 2 fili sul ferro di destra e 2 fili sul ferro di sinistra, perché la dobbiamo lavorare tutta la maglia. Quindi così, e anche questo prendendo tutti e 2 i fili, aspettate, forse così la vedete meglio, e le lavoriamo normalmente a dritto. Ok, sono arrivata alla fine, quindi adesso mantenendo sempre la divisione a metà delle maglie, devo lavorare un altro giro completo. Chiaramente le maglie lavorate a coste scambiate devono proseguire la lavorazione a coste scambiate, quindi in base a dove sono arrivata nella sequenza devo continuare, e invece quelle del retro vanno lavorate tutte a dritto. Chiaramente mi troverò ancora le maglie, diciamo quelle doppie del German Short Row, che vanno lavorate come abbiamo appena fatto per le altre. Bene, prossimo giro lavoro il davanti a coste scambiate e vi faccio vedere come lavorare l'altra parte del tallone a clessidra. Sono di nuovo nella parte del tallone, devo lavorare l'altra metà della clessidra o del boomerang, dipende come lo chiamate, ma è la stessa cosa, e quindi lavorerò a specchio, cioè al contrario, non a specchio, al contrario rispetto a quello che ho fatto prima, e quindi lavoro tutto a dritto fino al secondo marcatore, quindi qui tutto a dritto, passo il marcatore e sulla prima maglia dopo il marcatore la lavoro e faccio il German Short Row, quindi avrò una maglia doppia. Giro, lavoro le maglie centrali, arrivo fino a quella dopo il marcatore azzurro e faccio il German Short Row. Poi giro, adesso ve lo spiego a parole ma poi ve lo faccio vedere, e questa volta devo lavorare le maglie col German man mano che vado avanti e indietro. Quindi partiamo, lavoro tutto dritto, arrivo fino al marcatore e vi faccio vedere. Ok, passo il marcatore, lavoro un dritto, giro e faccio il German, quindi filo sul davanti, passo la prima maglia a rovescio senza lavorarla, tiro bene il filo sul retro, la riporto sul davanti perché devo lavorare a rovescio, e qui lavoro
fino a una maglia dopo il marcatore. Ops, ok. Perfetto. Passo il marcatore, lavoro una maglia a rovescio, giro, filo sul davanti, passo la maglia a rovescio senza lavorarla, tiro il filo sul retro e lavoro a dritto. Questa volta devo andare a lavorare fino alla maglia con il German, quindi alla maglia, chiamiamola così, doppia. Passo, questa la lavoro, vedete, aspetta, tolgo il marcatore, questa è la maglia del German che ho appena fatto, cioè ho fatto prima, la lavoro, ne lavoro una in più e faccio il German, quindi giro, filo sul davanti, passo la maglia a rovescio, tiro bene il filo sul retro, lo porto sul davanti e vado a lavorare a rovescio fino alla maglia del ferro accorciato, alla maglia doppia, compresa la maglia doppia. Eccola qui, e questa si lavora sempre così, 2 fili su un ferro, 2 fili sull'altro, ma normalmente a rovescio. Poi lavoro una maglia in più, giro, filo sul davanti, passo la maglia a rovescio, tiro bene dietro e vado a lavorare fino alla maglia con il German, poi faccio una maglia in più e torno indietro. A questo punto, in questo punto soprattutto del tallone, i marcatori in realtà potremo anche toglierli, perché tanto quello che fa fede è la maglia doppia, quella del ferro accorciato. Quindi vedete, io me ne accorgo perché lavoro, trovo quella con il ferro accorciato, so che la devo lavorare, ne devo lavorare una in più e poi devo girare il lavoro, quindi le posso anche togliere. Questa la tiro bene, vado in avanti e ok, e faccio così, lavorandone sempre una in più fino ad arrivare ad avere le ultime maglie del tallone con il German short row, quindi doppie. Ok, ho praticamente finito tutti i miei ferri accorciati, quindi vedete ho la prima maglia da questa parte che è doppia e anche l'ultima maglia da questa parte, che adesso lavorerò normalmente, e così ho praticamente finito tutto il giro. Adesso nel prossimo giro lavoro tra virgolette normalmente, quindi vado avanti con la lavorazione a coste scambiate da questa parte e invece da questa parte lavoro tutto a dritto, e poi facciamo i conteggi e vediamo come poter lavorare su il pezzettino di gamba tutto il ferro, quindi sia l'andata, diciamo, sia nel ferro da questa parte che dall'altra, quindi in circolare, ma tutto a coste scambiate. Bene, ho finito chiaramente il mio tallone, eccolo qui, è molto simile alla punta, e adesso dobbiamo andare a contare il numero totale di maglie, perché questo numero deve essere divisibile per 4. Se così non fosse, dovete andare a fare un altro giro dove nella parte del retro, quindi del tallone, diciamo così, dove lavoriamo a maglia rasata, dobbiamo fare degli aumenti per arrivare appunto ad avere un numero divisibile per 4, in modo che poi possiamo proseguire in circolare lavorando tutte le maglie a coste scambiate. Ho lavorato a coste scambiate fino all'altezza desiderata. Adesso faccio tutto un giro a dritto e poi vi faccio vedere come mettere le paillette. Adesso lavoriamo un dritto, poi prendiamo una paillette, entriamo col ferro all'interno del buco della paillette e
lavoriamo un dritto e poi facciamo uscire la paillette dal ferro in maniera che, vedete, rimane attaccata a questa maglia. Poi lavoriamo 2 dritti, 1, 2, e ripetiamo un dritto, prendiamo una paillette, la mettiamo all'interno del ferro, lavoriamo un dritto, facciamo uscire la paillette in questa maniera e poi lavoriamo 2 dritti, 1, aspettate che, scusate, l'ho preso male, 1, ok, 2, e poi ancora un dritto, prendo una paillette, la infilo nel ferro, lavoro un dritto, faccio uscire la paillette dal ferro e lavoro 1 e 2 e vado avanti così fino alla fine del ferro. Finito il giro dove ho messo le paillette, lavoro tutto un ferro a dritto. Adesso proseguo facendo un bordino a coste 2 a 2, quindi lavorando 2 dritti e 2 rovesci. Bene, io ho lavorato un bordino a coste 2 a 2 per un totale di 4 ferri. Adesso procedo con la chiusura. Lì dipende anche dalla vostra mano. Se avete una mano stretta, potete fare una chiusura elastica e magari utilizzare dei ferri di misura superiore. Se avete una mano piuttosto morbida, mantenete i ferri che avete e nel caso, ma non penso l'avete così morbida, diciamo, e nel caso potete anche fare una chiusura non elastica. Comunque potete chiudere sia a coste 2 a 2 in modo elastico, vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video dedicato e risulta pulito, diciamo, come chiusura, oppure come farò io, chiudere con una chiusura elastica ma lavorando tutto a dritto, perché a me il bordino un po' così qui in alto piace. Quindi io procedo lavorando la prima maglia a dritto, la seconda a dritto, poi getto e accavallo le 2 maglie lavorate sul gettato e poi procedo ancora lavorando un dritto, gettando e accavallando le 2 maglie sul gettato e vado avanti così fino alla fine. Comunque anche questa chiusura ve la metto qui sopra e nel box informazioni. Ho finito la chiusura, sono arrivata all'ultima maglia, adesso taglio il filo e per eliminare questo gradino sfilo, metto un ago da maglia, ok, e poi faccio così, entro nella prima V, quindi nella prima maglia che abbiamo chiuso, esco dall'altra parte chiaramente prendendo tutte e 2 le gambette e poi rientro nel mezzo dell'ultima V, quella da dove esce il filo, in questa maniera, e poi vado a nascondere nel retro tutte le maglie in maniera che, vedete, così viene precisa e non si vede il punto di fine, il punto di unione. Adesso nascondo le codine e poi vi faccio vedere. Bene, il calzino è finito. Come avete visto, realizzarlo è stato abbastanza semplice. Io per una taglia 37 circa di piede ho utilizzato 20 grammi per un calzino, però l'ho pesato con tutte le paillette, quindi per fare 2 calzini sicuramente per una taglia 37 40 grammi vi bastano. Chiaramente per taglie più grandi o più piccole vi dovete regolare di conseguenza. Per oggi è tutto, se questo video vi è piaciuto mettetemi un like e non dimenticate di iscrivervi cliccando qui sotto iscriviti e la campanella e noi ci vediamo alla prossima, ciao!